Ogni regione d'Italia ha un mostro. E no, non è una leggenda, è un avvertimento. Dalla Lombardia alla Sicilia ci sono storie che non dovrebbero mai essere raccontate. Eppure, oggi lo faremo. Sei pronto a scoprire cosa si nasconde davvero nel cuore del nostro paese? Ciao, io sono Federico e sono qui con voi per scoprire cosa si nasconde oltre il velo. E se ancora non siete iscritti, fatelo ora e attivate la campanella, perché quello che stiamo per scoprire vi farà guardare l'Italia con occhi completamente diversi. Sigla. Partiamo dall'Abruzzo, dove tra montagne sacre e leggende contadine nasce uno dei miti più inquietanti del folklore italiano, il mostro del lago Fucino. Nella cultura abruzzese questa creatura era temuta come un antenato del celebre Nessi scozzese, già citato in antichi scritti come il poema Alessandra di Licofrone, nel III secolo a.C., veniva descritto come un enorme serpente acquatico, capace di divorare barche e provocare mulinelli mortali. I fenomeni naturali del lago, rifrazione di luce, rocce affilate, vortici improvvisi, alimentavano la paura popolare. Gli abruzzesi attribuivano a quella creatura ogni incidente o sparizione. Lo chiamavano Python di Fucino ed era molto più di un semplice mostro, un monito e un simbolo, legato ad antiche credenze sul controllo delle acque e sul culto della dea serpente Angizia. Sui monti della Maiella, considerata montagna sacra, i pastori raccontavano di ninfe e spiriti della natura, ma erano sempre le acque stagnanti del Fucino a nascondere il male. Si dice che il Python apparisse solo nelle notti di luna piena, quando la superficie del lago si accendeva di riflessi spettrali. Ancora oggi fonti folcloristiche ricordano questa leggenda come una delle più misteriose dell'Abruzzo antico, e secondo alcuni studiosi la paura del Python era anche un modo per proteggere le persone dai pericoli reali del lago, famoso per i suoi vortici e le correnti insidiose. Spostiamoci ora verso nord-est, in Friuli Venezia Giulia, dove la terra trema e la leggenda prende vita. Qui da secoli si dice che a provocare i terremoti non sia la natura, ma una creatura gigantesca, l'Orcolat. Secondo la tradizione vive tra le montagne carniche e, scuotendo la terra, scatena i sismi che colpiscono la regione. Nelle leggende friuliane, l'Orcolat è un gigante furioso, ma non agisce mai da solo. Con lui ci sono gli Streguts, spiriti minori e maliziosi, responsabili di piccoli crolli o di strani rumori nei boschi. Questa credenza antica riflette il tentativo dell'uomo di dare un volto al dramma dei terremoti, di spiegare l'inspiegabile attraverso il mito. E ancora oggi fonti regionali descrivono l'Orcolat come la causa dei frequenti terremoti del Friuli, un sistema potente della paura dell'ignoto e della forza indomabile della natura. Scendiamo ora nelle campagne di Matera, in Basilicata, dove la notte porta con sé il sussurro di un nome: il Marranghino. Piccolo, mostruoso, si dice che si aggiri nelle case per punire i bambini disubbidienti. Chi non dorme o non mangia per mano sua. Figura antichissima del folklore lucano, il Marranghino era una sorta di boogeyman del sud, usato per instillare disciplina e paura. Mai descritto con precisione, rappresentava il mistero stesso, l'ombra sotto il letto, il rumore nell'altra stanza. Alcune versioni raccontano che fosse in grado di assumere sembianze familiari, un parente, un animale domestico, per ingannare chi non dormiva. Una paura che in realtà nascondeva una funzione educativa: insegnare regole sociali e comportamentali attraverso il terrore. Ora spostiamoci in Piemonte, dove le acque del Po nascondono un essere che nessuno vorrebbe incontrare: il Barnif, una creatura anfibia, metà drago e metà rospo, coperta di peli e dotata di occhi infuocati. Antiche cronache parlano di un rospo gigantesco con corna, in grado di divorare animali e chiunque non rispondesse ai suoi indovinelli. Nel folklore i genitori evocavano il Barnif per tenere i bambini lontani dai fiumi, e alcuni racconti dicono che potesse essere ucciso solo con specchi o caciotte avvelenate, simbolo dell'inganno contadino. Gli studiosi moderni ipotizzano che il mito possa derivare da avvistamenti di salamandre giganti o fenomeni naturali misteriosi, come nebbie o bolle che emergevano dal fiume nelle notti estive. Ancora oggi il Barnif resta il simbolo della paura dell'acqua e del mistero che vi si nasconde. Attraversiamo il mare e arriviamo in Sardegna, dove tra le voci del vento e il suono del mare riecheggia un nome che ha spaventato generazioni di bambini: i Mommotti o Mammotheddus. Se non fai il bravo, arriva il Mommotti a prenderti. Così dicevano i genitori, evocando questa creatura senza volto, incarnazione stessa della paura. Nel folklore sardo i Mommotti rappresenta l'ombra che si muove nella stanza buia, il rumore dietro la porta. È imparentato con figure simili del folklore europeo come il boogeyman, ma in Sardegna assume sfumature uniche. Secondo alcune leggende si manifesta solo quando qualcuno ignora un antico richiamo o un ammonimento familiare. Più che un essere reale, il Mommotti è un simbolo, la personificazione della paura e il modo in cui il popolo sardo ha imparato a educare attraverso l'oscurità. Tra le montagne innevate del Trentino Alto Adige nasce invece uno dei miti più conosciuti al mondo, il Krampus, o il diavolo di Natale. Metà capra, metà demone, accompagna San Nicola durante le festività invernali. Mentre il santo premia i buoni, lui punisce i cattivi.
o li rapisce nel suo sacco. Il Krampus è una figura antichissima che unisce i rituali pagani del solstizio d'inverno al cristianesimo. Rappresenta il conflitto eterno tra bene e male. Le sue origini risalgono probabilmente a culti alpini pre-cristiani, dove la punizione dei malvagi serviva a mantenere l'equilibrio della comunità. Oggi sopravvive nei celebri Krampuslauf, le sfilate di maschere demoniache che attraversano i villaggi del nord. Curiosamente, nelle versioni più antiche, il Krampus non era solo un carnefice, ma anche un guardiano. Scacciava spiriti maligni e lupi durante le notti gelide. Nato dal gelo, dall'ombra e dalla paura della lunga notte d'inverno, rimane una delle figure folcloristiche più inquietanti d'Italia. Dal gelo del nord passiamo alle nebbie del Veneto, dove si racconta del mostro del delta del Po, metà uomo e metà coccodrillo, con mani e piedi palmati, pelle squamosa e occhi infuocati. Si dice viva tra Rovigo e Chioggia, nelle acque paludose del delta. Questa leggenda moderna, dal sapore quasi Lovecraftiano, nasce da racconti popolari e suggestioni letterarie. Molti credono sia una leggenda metropolitana recente, forse inventata per il turismo, ma le sue radici affondano nei miti dei draghi palustri e dei basilischi padani. Alcuni pescatori raccontano di aver visto sagome scure tra i canneti nelle notti di fitta nebbia. Il mostro del Po rappresenta la paura moderna, ciò che si muove quando il mondo tace. È il simbolo del rapporto fragile tra uomo e natura, tra memoria e mistero. Nel cuore verde dell'Umbria, vicino alla cascata delle Marmore, un tempo si raccontava di un drago terribile. Attaccava chiunque osasse uscire dalle mura dei Terni, finché un cavaliere, riflettendo la luce del sole con la sua armatura, riuscì ad ucciderlo. Oggi quel drago vive ancora nello stemma cittadino, ma dietro la leggenda si nasconde una verità. Il drago simboleggiava la malaria, che infestava le paludi umbre, e il cavaliere rappresentava la bonifica agricola che liberò la città. Per alcuni storici era anche un avvertimento morale, un modo per insegnare a evitare le zone malsane e pericolose, una parabola eroica che trasforma la paura in vittoria e la malattia in mito. In Puglia invece il folklore non ha un unico mostro, ma un intero mosaico di creature. Spiriti marini, serpenti delle coste, sirene adriatiche, sciacalli mannari nelle campagne. Tra queste storie spicca quella della Faella, mostro marino con tentacoli giganti che infestava le acque della Maremma. Non esclusivamente pugliese, ma simbolo dell'unione tra i miti costieri dell'Adriatico. Il folklore pugliese è una rete di racconti intrecciati, tutti legati al mare, alla paura delle profondità e al rispetto per ciò che non si conosce. Sirene capaci di incantare i pescatori, apparizioni lungo le coste, storie di abissi insormontabili, un patrimonio che parla di mistero, memoria e superstizione. E infine arriviamo all'ultima regione per questo video, in Calabria, dove tra le onde dello stretto di Messina si cela uno dei miti più antichi e potenti, Scilla. Un tempo era una ninfa bellissima, ma una pozione maledetta la trasformò in un mostro con 6 teste canine e una coda di serpente. Secondo Omero e Virgilio viveva nelle grotte sotto la rupe di Scilla e divorava i pescatori che osavano attraversare lo stretto. Dall'altra parte Cariddi rappresentava il suo opposto. Insieme incarnano i due volti della paura marina, le correnti traditrici e i venti impetuosi. Scilla, nata in Calabria, è diventata mito mediterraneo, un racconto eterno di bellezza, punizione e terrore. Alcune versioni raccontano che fosse capace di parlare con i venti e creare illusioni sulle acque, ingannando i naviganti. Un avvertimento eterno: rispettare la potenza del mare e le sue insidie. E questo era solo l'inizio. Abbiamo attraversato montagne, laghi e abissi, ma le creature più oscure devono ancora emergere. Nel prossimo episodio continueremo il viaggio nel cuore del folklore italiano, dove ci attendono nuovi orrori, nuove leggende e misteri dimenticati. Seguitemi su Instagram, TikTok, X, Threads, Blue Sky e Facebook. Mi trovate ovunque come The Veil. I link ovviamente sono tutti in descrizione. Vi aspetto al prossimo video. Il nostro viaggio oltre il velo è appena cominciato. Ciao!